Ragazzi, oggi ci salutiamo con Buongia. Moto sotto la tettoia ma a metà. Avete visto come siamo arrivati fino a qua? Questa mattina abbiamo temporeggiato un po' perché purtroppo ha piovuto quasi tutta la notte, un po' anche questa mattina. Ora sembra che dovrebbe migliorare, ma comunque abbiamo cambiato leggermente l'itinerario. Abbiamo accorciato le tappe per la discesa verso Montevideo perché appunto hanno messo di nuovo pioggia verso l'ora di pranzo lungo il percorso. Lo stato brasiliano al confine con Uruguay continua a non avere tregua, nel senso che continuano le piogge e continuano piogge disastrose. Purtroppo quando cadono in zone già toccate, già provate, la situazione diventa drammatica. Questa mattina mentre facevamo colazione alla televisione infatti hanno detto che purtroppo nella zona di Porto Alegre anche ieri sono riapparse le inondazioni che hanno colpito questa zona, questo punto del Brasile inizio mese, inizio maggio. La Tenerona, come potete vedere, è veramente inguardabile. Però ora il cardano sembra sistemato. Vi devo parlare anche di questo accessorio, ma voglio farlo con calma perché appunto riguarda una situazione non proprio piacevole. Anche qua non si riconosce più il filtro dell'olio perché purtroppo con le piogge intense, come è normale che sia, come è normale in questo territorio, praticamente la strada diventa molto fangosa. Come era prevedibile ha ripreso a piovere. Comunque una pioggia leggera. Qua siamo sul compatto che è meglio. Abbiamo anche un problema sull'auricolare, per la prima volta sentiamo delle scariche, quindi non possiamo comunicare con Sara. Non so se si è infilata all'acqua da qualche parte, ma è la prima volta che capita dopo 4 anni che abbiamo questi auricolari che ovviamente utilizziamo tutti i giorni. Ok, da quanto visto dovrebbe migliorare fra un paio d'ore. Questo dovrebbe essere proprio il colpo di coda. Benzina ce l'abbiamo, quindi vamos. L'asfalto anche in questo punto non è dei migliori, però guardate intorno la vegetazione. Torno a ribadire, questa strada dovrebbe essere spettacolare farla con il sole. È ricca di vegetazione anche se siamo praticamente quasi alle porte dell'inverno. Non oso pensare in estate cosa possa essere, però ora facciamo attenzione alle buche perché ogni tanto ne compaiono di profonde che se ci cadi dentro ci lasci cerchio, spacchi qualche raggio, per non dire altro. Finalmente un po' di azzurro. E per quanto riguarda l'auricolare, forse non vi ho detto un dettaglio: ho appoggiato il casco sul paramano. Quando ho girato in manubrio, ovviamente la moto è stata sotto la pioggia, il paramano si era riempito d'acqua e un po' di acqua è caduta all'interno del casco. Non vorrei che qualche goccia si sia infilata sulla cassa dell'auricolare. Staremo a vedere quando si asciuga se la situazione migliora o purtroppo il problema rimane. Sicuramente dal grandangolo della camera non riuscite a capire quante buche ci sono, però vi assicuro che sono tante e anche profonde. Di colpo si è chiuso nuovamente il cielo e come sempre la temperatura è scesa di minimo 4-5 gradi con 5 minuti. Andiamo a vedere se riusciamo a mangiare qualcosina, ma soprattutto a scaldarci. Forse è una panaderia, Aromas e Sabores. Il nome promette bene. Panaderia e confiteria. Siete pronti? Non sappiamo cosa sia. Con meringa. E toast. La cosa bella del Brasile è che qualcosa si rimedia sempre. Pazzesco. Se Sara non torna mi mangio anche il suo. Muy buono. È casero, casero. Tutto qui è casero. Questa è la signora. Il suo nome è Cristiani. Tutto fatto da loro. E non soddisfatti? Secondo piatto. Calzone. E alla fine anche dolce, non ci facciamo mancare nulla. Una sorta di ciambella che non è una ciambella. Ma l'impasto dovrebbe essere lo stesso, fritta. Meus avós são... É albano, não é um sobrenome assim, Alba, não sei. Italiano? Sim, não, mas tipo assim, esse Bortolassi, tem uns que parece que tem mais a ver, né, com a Itália. E Francesco? Francesco Cuccioletta. Io nel frattempo vi faccio vedere il bancone. Ragazzi, guardate che delizia! Muchas gracias, obrigado! Nuovi amici brasiliani sono come gli argentini, fantastici, vi vogliamo già bene.
ripartiti quasi a malincuore perché abbiamo fatto un almuerzo, un pranzo eccezionale, tutto esclusivamente fatto in casa. Il vento è aumentato, leggera pioggiarellina, ma soprattutto la temperatura si è abbassata tantissimo. Domani ci hanno detto che toccheremo anche gli 0 gradi, ovviamente la notte. Incidente di un camion, si è praticamente rovesciato. C'è un vento laterale pazzesco, inizia a piovere nuovamente. Cioè il Brasile fino alla fine ci deve far soffrire. La Tenerona è diventata inguardabile, è marrone nella parte bassa. Dopo la giornata di ieri, quella di oggi, la domanda non è più dove vi portiamo, ma soprattutto dove ci infiliamo. Che siamo proprio due scemi, un pochino sfortunati sotto il punto di vista meteorologico, perché veramente abbiamo preso la settimana, i giorni peggiori dell'anno. Sarà per colpa del vento, ma secondo me la temperatura è scesa parecchio, 11 gradi, considerando che la Tenerona è sempre ottimista, saremo intorno ai 8-9 gradi, e con questo vento e questa umidità la temperatura percepita è molto ma molto più bassa. Nonostante il tempo non clemente, che sembra più scozzese che brasiliano, quello che abbiamo intorno ci piace da morire. Un po' ricorda le nostre colline, un po' è proprio bello perché essendo molto umido come ambiente è tutto molto verde. Pensare cosa possa essere passare da queste parti in estate, ma lo faremo tutti insieme come sempre. In teoria anche questa tappa l'abbiamo superata. Noi che siamo abituati in Italia con l'autunno che tutto diventa giallo e un po' tra virgolette tutto muore, qua sembra quasi primavera per quanto riguarda la vegetazione ovviamente. Anche questo sembra un paesino super tranquillo. Qua abbiamo il distributore di benzina importantissimo per domani perché stiamo per andare in riserva, quindi domani colazione qua. Qualche abitazione in stile tedesco, l'intera cittadina è molto curata, addirittura pista ciclabile, sono rimasti 2,1 km, quindi non è così pechegna come ci aspettavamo. Proprio in stile teutonico. Tra l'altro molti nomi di negozi, di tiendas e aziende sono proprio tedeschi. Questa, il sud soprattutto del Brasile, è terra di discendenti italiani e tedeschi. Allora qui però non si può andare dritti, Ma qui è... non so quello che è successo qua, forse qua c'è un ponte. Allora dobbiamo tornare di qua, dobbiamo capire come andare di là. Magari c'era un punto proprio per le inondazioni, non si poteva proseguire. Qua si è arrivati 750 metri. Ah, ecco, vedi, la quota del fiume era alta, quindi una grossa portata. Ecco là in fondo, questa che vedete è la nostra struttura per questa notte. Si continua a scendere, la Tenerona sicuramente dovrà rimanere fuori, penso qua di fronte. Vamos a vedere. Come sono i miei capelli? Siate buoni nel giudizio. Com'è la Tenerona? Cioè, è diventata veramente marrone. Il serbatoio è maculato, Sara è andata a chiedere se ci fanno mettere la moto, praticamente qua sotto. ma dovrebbero essere tedeschi, quindi io ci credo poco che ci danno la possibilità appunto di, tra virgolette, proteggere la moto sotto a porticato. Meglio del previsto, ci fanno mettere la Tenerona in garage Si scende sotto. e addirittura si chiudono le porte la notte. Il tipo della reception mi ha detto stai tranquillo. Cena questa sera con pizza che ci hanno fatto diviso in due. Questa è la mia, questa di Sara. La pizza ti è piaciuta? Pizza era buonissima, via Napoli. Quanto abbiamo speso? Abbiamo speso 14 euro con una birra e 2 pizze medie, non grandissime. Ma perché vai di fretta? Perché è freddo. Quanti gradi ci sono? 8. Vamos. Buonanotte ragazzi. Buonanotte. Ragazzi, buongiorno. Oggi con la Tenerona parzialmente carica. Buongiorno anche dalla Tenerona che questa notte è stata riparata. Per quanto riguarda la pioggia, ma comunque è stata all'aperto, e questa notte forse siamo scesi sotto gli 0 gradi. Ma la Tenerona è molto più resistente di noi, quindi Con una sorta di piccolo fischio, ma è partita. Ora andiamo a prendere Sara che si trova dall'altra parte di questo edificio. Ma prima doveroso riscaldamento, anche perché poverina, guardate le condizioni. Questa dietro di me è la struttura dove siamo stati per questa notte. Solardo Parque. Ci hanno trattato benissimo, ma super curiosi del nostro viaggio, ci hanno chiesto tantissime cose. Tenerona pronta, sarà anche super bardata perché è muy frio. Frissimo. Temperatura attuale 8 gradi e ci troviamo nel mediodía, ovvero sono le 12.
Bomgia, cittadina dai tratti molto tedeschi e dalla presenza massiccia sia di tedeschi che di italiani. Del resto tutto il sud del Brasile è stata la terra di arrivo di molti immigrati italiani, sia a Rio Grande do Sul sia a Santa Catarina. Dobbiamo fare benzina, colazione per la Tenerona. Reiniziata la discesa sempre verso sud, come potete vedere il meteo non è il massimo ma non piove. Primi camion incontrati, oggi è sabato, forse avremo una strada molto più sgombra. A conferma della presenza massiccia di italiani qui al sud del Brasile, la proprietaria della struttura dove abbiamo alloggiato ci ha detto: io ho origini venete, i miei nonni sono venuti qui in Brasile dal Veneto, però non conosco l'italiano, tant'è che lo scambio con lo spagnolo, conosco solo il dialetto veneto. Ed è da capirsi perché quando i primi immigrati arrivarono qua a fine secolo 800, a inizio 900, la lingua italiana non era così diffusa, c'era molto analfabetismo e la gente conosceva solo il dialetto del posto, e questo a me fa una grande tenerezza e mi tocca veramente il cuore. Ci ha detto: io l'ho imparato da mia nonna, che in realtà parlava, cantava e pregava in dialetto veneto. Fatti 50 km, ma ci fermiamo un attimo perché devo fare una manutenzione al casco, nel senso che ci vedo veramente poco. Ho potuto la visiera sia dentro che fuori, ma sicuramente con il tempo si è sporcata all'interno tra il pillock e la visiera, perché il pillock non tiene più benissimo. In maniera molto veloce lo andiamo a togliere, poi questa sera lo puliamo con calma, lo registriamo e lo rimettiamo perché i prossimi giorni dovrebbe piovere. A un posto non c'è, ma ci mettiamo qua vicino. A parte che si capisce benissimo quanto vi stavo dicendo, perché praticamente è entrata un po' d'umidità all'interno. Sicuramente quando l'ho pulita la visiera non è uscita più, ma al volo togliamo il pillock, poi con calma lo puliamo, lo registriamo e lo rimettiamo. Operazione semplicissima. Ora andiamo a pulire bene bene, perché sono circa un anno che non pulisco mai qua dentro. Era ora, non so se si vede, guardate, questa è la sabbia del deserto di Atacama. Facciamo un panino per non rigarla. Vamos. Molto meglio la vista ora, ma assolutamente da rimettere, perché con queste temperature ovviamente il nostro respiro si appanna facilmente. Poi io che indosso gli occhiali è ancora peggio, perché a volte pensiamo che si appanna la visiera mentre si appannano gli occhiali. In questo punto la strada non è il massimo, ma abbiamo fatto 20 km con un asfalto perfetto, tutti sali e scendi, curve morbide. A noi ricorda un po' il centro Italia. Questa quantità di camion invece sta a testimoniare che le strade sono poche, ma che al tempo stesso qua si trabaca mucho. A questo punto, ragazzi, ho acceso la camera perché sono 5 minuti che bisogna fare una sorta di slalom, ma non lo facciamo solo noi, lo fanno anche loro con i camion, perché questo pezzo è veramente pazzesco. Voglio stare un po' più lontani perché riesco a vedere le buche, e perché con la Tenerona così pesante abbiamo l'agilità di un pachiderma. Praticamente qua dove non si potrebbe passare e dove non ci sono le buche, però ci passano anche loro. E come dico sempre, se lo fanno loro del posto possiamo farlo anche noi. Ma prendi una buca di quelle, è paurosa, ha bucato una gomma. Io voglio avere la vista migliore, quindi sorpasso. Poi qua rallentano perché c'è l'autovelox. No, è franata con la pioggia sicuramente. Sono le 3:48, abbiamo la premiere con voi alle 4 di pomeriggio. Proprio ora, non ve l'abbiamo fatto vedere perché ovviamente non si può, ci ha fermato la polizia brasiliana, chiesto permesso di importazione della moto, passaporti, ma soprattutto ci ha chiesto: ma cosa fate tutto questo tempo? Noi abbiamo detto che lavoriamo con YouTube, ha fatto la foto al nostro canale YouTube, è andato dietro, è tornato dopo 5 minuti, forse è andato un po' a spulciare sul nostro lavoro. Comunque è tornato, ci ha dato i passaporti, ci ha dato il permesso, potete andare. Il distributore di benzina dovrebbe stare qua in fondo, dovrebbe avere il wifi, quindi facciamo la premiere insieme a voi. C'è anche il ristorante addirittura.
Dobbiamo fare anche benzina noi. Qua è dove ci siamo fermati per la premiere. JP Santa Lucia. E questo è il punto esatto di dove saremo insieme a voi. Poi rifornimento a Tenerona. Ed ulteriori 150 km per arrivare a destinazione. In teoria non dovrebbe piovere, però in teoria proprio per la premiere arriveremo di notte. Ma questo è il nostro lavoro, quindi non stiamo qua a lamentarci e poi ci fa molto piacere stare insieme a voi. Premiere terminata, ripartiamo in fretta e furia perché è veramente freddo. Sono le 4:40, sicuramente avremo luce fino alle 6, 5:50 e abbiamo ancora 147 km e con queste strade ci vogliono minimo 2 ore, quindi anche questa sera arriveremo al calare del sole barra notte. Vai! Frio. Ok, riprendiamo la strada principale. Questa dovrebbe essere una sorta di circonvallazione che attraversa la città. Guardate che macchina, qui parliamo della storia dell'automobilismo. Se guardate non si chiama 1 ma si chiama 1000 e forse vedendo quante ne hanno prodotte 1000 era più azzeccato di 1. Questo era proprio il primo modello. Ore 6:08, quasi che ci siamo. La nostra struttura si trova subito dopo il ponte. Anche questa tappa di avvicinamento è terminata. Benvindo, non bienvenidos. Qua alla schierda, solito mattonato, cioè le vie traverse sono fatte con il mattonato, mentre le vie principali sono asfaltate. In fondo a destra, in teoria dovrebbe essere qua in fondo a destra. Eccolo qua. Non sappiamo se ha il parcheggio oppure niente, dobbiamo lasciarla forse qua davanti o forse ce l'ha qua, perché avevo letto su una recensione che c'era il garage e quindi penso sia questo. Moto parcheggiata in garage perché quella porta che vi ho mostrato era del garage. Cambiati al volissimo. C'è un freddo boia ragazzi, ci saranno 4 gradi e ripeto la temperatura è anomala, ma adesso facciamo circa 20 minuti di cammino per andare a mangiare qualcosa e il cammino verso Montevideo è sempre più corto. In questa tra virgolette seconda stagione sudamericana siamo di passaggio qua in Brasile perché è un po' un antipasto, dobbiamo capire come sempre entrando in punta di piedi un nuovo paese. Per adesso ci sta piacendo tantissimo, anche se siamo molto sfortunati con il meteo. In realtà dire che il Brasile ci piace è un eufemismo, anche perché ha delle similitudini con l'Italia. Manchiamo da 5 mesi, la gente è calorosissima. E guardate la cuffia Frank Safferi perché è freddissimo. Vamos a mangiare qualcosa perché anche oggi abbiamo saltato il pranzo. E quando si salta il pranzo poi il trippone... Cioè, il trippone piange. Ora 20 minuti di cammino verso questa direzione. Questa è la chioma di Sara con la cuffia, un perro e dopo 20 minuti forse siamo arrivati. Vediamo se c'era da prenotare, perché qualche volta ci capita. L'ultima sera in Brasile, caipirinha con cachaça e limone. piatto leggero, petto di pollo grigliato. Buon proveggio. Appena usciti dal ristorante abbiamo mangiato benissimo come sempre qua in Brasile, spesa 18 euro totali. Vi salutiamo con un'informazione importantissima: qua i perri non sono più perri ma sono... Dovrebbero essere cachorros. Oppure Can. dopo questa informazione importantissima ce ne andiamo a Nanna perché domani continuiamo la discesa verso sud e entreremo in Uruguay. Sicuramente ci fermeremo a Tacuarembó e poi ultima tappa per Montevideo. Buona notte. Ciao ragazzi.